Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi prepariamo una meravigliosa crostata al cocco con crema alla ricotta, super profumata, deliziosa, soffice e irresistibile. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un like a questo video. Grazie di cuore. Prendiamo una bowl, aggiungiamo all'interno lo zucchero, la farina, il cocco grattugiato, un pizzico di sale, il burro ammorbidito, 2 uova intere. In questo caso aggiungo un uovo e un tuorlo. Tengo l'albume da parte e dopo, se è necessario, lo aggiungo. Questo dipende sempre in base all'umidità presente all'interno delle farine. Iniziamo ad impastare. E in base alla consistenza del mio impasto decido di aggiungere anche il secondo albume, quindi per un totale di 2 uova intere. Impastiamo fino ad ottenere un composto compatto. Trasferiamo sul piano di lavoro, rendiamo piatto utilizzando i nostri palmi e avvolgiamo nella pellicola alimentare. Lasciamo quindi in frigorifero per circa 30 minuti. Questo impasto così fatto si conserva bene anche per diversi giorni in frigorifero. Prepariamo adesso la farcitura. Mezzo chilo di ricotta, 100 g di zucchero, 100 g di cocco grattugiato, un uovo intero, vaniglia. Potete utilizzare la vaniglia in bacche oppure la vaniglia così in sciroppo. Iniziamo a mescolare e sempre in base alla consistenza e all'umidità della ricotta possiamo decidere se inserire all'interno una tazzina di latte o meno. La mia in questo caso era davvero molto compatta. Questa è la consistenza che deve ottenere il nostro impasto, quindi cremosa al punto giusto. Se questo video vi sta piacendo, ricordate di lasciare un bel like e di commentare per supportare il mio canale. Potete anche condividere la ricetta con tutti i vostri amici cliccando sul tasto condividi. Inoltre mi trovate su tutti gli altri social, su Instagram, su Facebook, su TikTok. Io vi aspetto sempre con tante idee e nuove ricette. Prendiamo quindi una metà del nostro impasto, lo stendiamo aiutandoci con un foglio di carta da forno. Come stampo io sto utilizzando uno stampo con fondo apribile, quindi molto semplice da utilizzare, di 26 cm di diametro. Questo stampo è davvero fantastico perché ci permette di estrarre con estrema facilità le crostate senza paura di romperle. A questo punto dobbiamo andare a far aderire molto bene la nostra pasta frolla lungo i bordi della tortiera.
Quindi possiamo togliere via l'eccesso di pasta. Utilizzando il matterello. La pasta la andiamo a impastare nuovamente e la lasciamo 10 minuti in frigorifero prima di utilizzarla di nuovo. Ci servirà infatti per fare le striscioline decorative. Adesso prendiamo una forchetta e andiamo a forare tutta la nostra base. In questo modo si cuocerà in maniera più uniforme durante la cottura. Non dimenticate questa fase perché è davvero importantissima. Non ci resta altro che farcire la nostra crostata. Se volete renderla ancora più golosa, potete aggiungere anche delle scaglie di cioccolato fondente. Livelliamo la superficie e formiamo le striscioline sulla nostra crostata. Come vedete è una frolla veramente stupenda, plastica. Non occorre utilizzare troppa farina per andarla a stendere, altrimenti la andiamo a seccare. E poi fare le striscioline così è davvero super semplice e veloce e l'effetto poi è anche molto carino. Vi piacciono le ricette al cocco? Fatemelo sapere qua giù nei commenti. Andiamo a infornare la crostata in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Se pensate che il vostro forno è troppo violento, magari diminuite la temperatura e fatela a 175. Tutto dipende sempre dal nostro forno. E poi avete visto, sformare la crostata con questo stampo è semplicissimo. L'unica accortezza è non farlo subito, aspettate sempre un'ora, 2 ore, in modo che la crostata diventi completamente fredda, il guscio di frolla diventa più croccante e quindi non si rompe durante questa fase. E voilà! La nostra crostata magica al cocco, super profumata e invitante, è pronta. Possiamo mangiarla direttamente così oppure spolverizzarla con dello zucchero a velo. Sempre per i più golosi possiamo anche aggiungere un po' di Nutella oppure del cioccolato fondente fuso. Insomma, non ci sono limiti alla nostra fantasia. A me piace sempre personalizzare le ricette e vorrei che lo faceste anche voi con le mie, perché ogni nuova ricetta può essere davvero unica in base ai nostri gusti. Bene, io spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi mando un bacio e un abbraccio e non dimenticate di supportarmi con un piccolo like, un commento e condividendo. Ciao!